Ciao a tutti, oggi in questo video proverò a mostrarvi come riuscire ad ottenere tante piccole piantine di ciliegio partendo semplicemente dal nocciolo che c'è all'interno del frutto, quindi dagli scarti e praticamente a costo zero. Vi svelerò alcuni segreti che vi permetteranno di far germinare prima il semino ed ottenere quindi in tempi ridotti la pianta. Seguite il video perché è davvero molto interessante e carino e provate a rifare ciò che vi mostrerò perché sono sicuro che una volta che riuscirete ad ottenere una di queste piantine sarete orgogliosi del risultato che otterrete. La prima cosa che occorrerà fare sarà quella di procurarsi dei frutti che siano molto maturi, proprio perché più un frutto è maturo, più ci sarà la possibilità di trovarne all'interno dei semi che siano adatti, ma soprattutto pronti per generare nuove piantine. Ed in questo caso queste due ciliegie sono perfette, hanno un colorito di un rosso intenso, poi dipenderà dalla qualità delle ciliegie, ma normalmente più una ciliegia è rossa, più è matura. Una volta ottenuti i frutti non resterà altro che estrarne dall'interno il nocciolo e si potrà procedere in due modi. Il primo è quello che semplicemente si mangi il frutto e poi si estragga dalla bocca il nocciolo che rimarrà. Il secondo metodo, nell'ipotesi che voi non vogliate mangiare le ciliegie, ma mi sembra una ipotesi veramente inverosimile, sarà sufficiente prendere un coltello e tagliare in questo modo il frutto. Semplicemente tagliarlo a metà, dopodiché aprirlo e col dito estrarne fuori i semi. Ecco qua. Non resterà altro che poi pulirli e dovrete aprire tanti più frutti quante piantine vorrete poi ottenere. Una volta estratti i semi del frutto, questi andranno tassativamente puliti e privati di tutti i residui di polpa che questi hanno intorno. Quindi sarà sufficiente prendere un tovagliolino, qualsiasi, e fare in questa maniera. Ecco qua. Semplicemente strofinare all'interno il seme e dopo pochissimi secondi questo sarà il risultato. Alla fine della pulizia il seme dovrà passare da questo stato a quest'altro. Adesso si potrà procedere con le operazioni di semina vera e propria e lo si potrà fare utilizzando essenzialmente tre metodi. Il primo, che è anche il più facile, è quello di prendere semplicemente il semino e metterlo a dimora nel terreno. Però l'inconveniente è che prima di vedere spuntare una piantina dal terreno ci vorranno anche parecchi mesi. Se vogliamo accelerare i tempi si possono usare il secondo metodo, che consiste nel rompere il guscio leggermente, quindi creare un piccolo spacco e poi mettere all'interno nel terreno quello che abbiamo ottenuto, oppure privare letteralmente l'embrione, che è ciò che c'è all'interno del guscio, di tutta la parte esterna dura. Nell'ipotesi che voi decidiate di accelerare i tempi di germinazione e quindi di usare il secondo o il terzo metodo, allora procuratevi una pinza, ma anche uno schiaccianoci di piccole dimensioni andrà benissimo e fate questa operazione. Semplicemente andate ad inserirlo all'interno ed aprite. Ecco qua. Ed avete creato una piccola rottura. Cambio inquadratura per mostrarvi meglio come appaia il nocciolo aperto. Eccolo qua. Vedete? Si intravede l'embrione dall'interno, ma è comunque dentro il guscio. Questa secondo me è la soluzione migliore da adottare. Nell'ipotesi che invece vogliate liberare l'embrione da tutta la parte dura che c'è fuori, sarà sufficiente aprirlo, così guardate. Ecco qua, semplicemente liberarlo dell'involucro. Ed ecco che l'embrione è stato liberato. È proprio da qui che nascerà la piantina. La scelta di utilizzare un seme integro, parzialmente aperto o completamente privato dell'involucro esterno, quindi utilizzando soltanto l'embrione, sarà dettato solo e unicamente dalla fretta che avete di ottenere il risultato. Considerate che se si utilizzerà soltanto l'embrione, nel giro di 30-40 giorni al massimo potrete ottenere già la piantina, quantomeno il primo germoglio che spunterà fuori dal terreno. Se invece utilizzerete il seme completamente integro, potrebbero volerci anche parecchi mesi, si parla di 5-6 mesi. Qualunque sia la scelta che adotterete tra le tre, la messa in dimora nel terreno avverrà esattamente nello stesso modo. Quindi, per procedere con la semina, non resterà altro che prendere un vaso e riempirlo con del terriccio universale di buona qualità. Dopodiché, con un cucchiaino, andare a creare un foro proprio nel centro che sia profondo circa 1 centimetro. E prendere, io in questo caso ho deciso di utilizzare l'embrione, ma ripeto, avreste potuto utilizzare il nocciolo integro o quello semiaperto e metterlo all'interno del terreno nello stesso identico modo. Quindi semplicemente prenderlo, farlo cadere in questa maniera, dopodiché coprire. Fatta questa operazione, prendere un vaporizzatore e bagnare. Bagnare molto abbondantemente. Dopodiché non resterà altro che aspettare che da qui spunti la piantina.
Nel frattempo, mi raccomando, tenete sempre il terreno umido, sino a che non spunterà la piantina, dopodiché sarà sufficiente bagnare ogni volta che il terreno si asciugherà. Trascorsi all'incirca una quarantina di giorni, andando a riprendere il vaso con il semino, potremo notare che questo ha iniziato a germinare e, come si può notare, ha fatto nascere una radice. Eccola qua. La stessa, crescendo, ha spinto fuori dal terreno il seme. Infatti, come possiamo notare, adesso il seme è completamente fuori dal terreno, è circa a mezzo centimetro dal livello del terreno. Ecco. Trascorsi 2 giorni, andando a riprendere il tutto per verificare se sta crescendo o meno la pianta, potremo notare che, oltre a crescere, direi che sta crescendo in modo assolutamente sano e veloce. Adesso è alta più o meno 2 centimetri. Ecco qua. Trascorsi 6 giorni dalla germinazione del seme, si iniziano a intravedere le prime 2 foglioline. Eccole qua. Direi che tutto sta procedendo nel migliore dei modi. Dopo meno di 24 ore, la testolina si è tirata su, si è aperta e le foglioline sono spuntate. Finalmente si riescono a vedere. Arrivato al 15° giorno di vita, la pianta è alta più o meno 10 cm e ha sviluppato già l'apparato fogliare, le prime 2 foglioline, direi in maniera assolutamente perfetta. Eccole qua. Trascorsi i primi 4 mesi potremo notare che la pianta, oltre ad aver sviluppato un apparato fogliare iniziale, quindi le prime 2 foglioline, ha anche fatto nascere dei nuovi germogli e delle nuove foglie. Considerate che però poi il primo anno, a parte queste foglioline iniziali, la pianta tenderà a non crescere molto in altezza, perché la natura preferisce fare sviluppare, giustamente, prima un apparato radicale importante, in modo che poi quando rinizi la parte vegetativa della pianta, quindi la parte dove ci sono i rami e le foglie, le radici possano supportarne la crescita. Quindi non demoralizzatevi se noterete che nel primo anno di vita, a parte i primi mesi iniziali appunto nel quale crescerà in maniera esponenziale, tenderà a non crescere perché è una cosa normale e fisiologica. Al fine di mostrarvi come questa pianta cresca, insomma come si sviluppi, ho fatto un esperimento. Ho preso dei semini di ciliegio e li ho piantati sfasandone la semina di 3 giorni gli uni dagli altri, partendo da questo sino ad arrivare a questo. Quindi per vedere effettivamente come la pianta cresca, andando a ritroso, partiamo da questa che è l'ultima che ho piantato. Dal momento in cui è germinata, considerate che ogni 3 giorni, quindi ogni piantina ha uno stacco di 3 giorni rispetto alla prima, quindi 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18. Partendo dallo 0 arrivando al 18 vedremo come la pianta si è sviluppata. Mi raccomando, è sottointeso che voi non dobbiate tirare fuori dal terreno le piccole piantine, se no rischierete di farle morire. Io l'ho fatto solo e unicamente per mostrare a voi la crescita. Trascorso all'incirca un anno da quando abbiamo messo a dimora nel terreno il seme, questo è il risultato che potremo ottenere, ovvero una pianta alta indicativamente 30 cm che esteticamente è davvero molto bella, ma soprattutto è sana. Infatti se andiamo a guardare le foglie, queste sono di un verde acceso e sono integre, non si presentano muffe, funghi e batteri. Quando questa sarà alta più o meno 1,5 m ed il diametro del tronco centrale sarà indicativamente intorno ai 2 cm, la si potrà innestare al fine di farle produrre dei frutti che siano grandi e buoni. Non vi fate spaventare dall'idea di dover innestare la pianta, perché eseguire un innesto è davvero molto semplice. E con questo il video si conclude. Spero che vi sia servito e che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un commento, mettete un mi piace, ma soprattutto iscrivetevi al canale e già che ci siete dategli un'occhiata, perché sono sicuro che qualcosa di carino all'interno riuscirete a trovarlo. In più vi chiedo un'altra cortesia: se potete condividete questi video sui social, perché così facendo mi aiuterete anche a farlo crescere il canale. Detto questo, ringraziandovi in anticipo, vi saluto e vi aspetto al prossimo video.